Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo questo mio nuovo progetto. I materiali che ho utilizzato li trovate sul sito Tutti a Mano Luisa, dove come al solito vi invito a dare un'occhiata perché troverete sempre tantissime novità. Iniziamo subito il nostro tutorial. Adesso vediamo nel dettaglio cosa ci servirà per questo mio nuovo progetto. Partendo da una base lunga 25 cm e larga 10 cm, l'ho scelta blu con questo effetto tipo martellato, insomma è molto particolare. Sul sito del resto di Tutti a Mano Luisa ne troverete anche più grandi, più piccoli, diverse forme. Stessa cosa per il cordino che utilizzerò in questo progetto. Io ho scelto il blu con il lurex in argento, ma ne sono arrivati tantissime tonalità, per cui vi invito a dare un'occhiata perché possiamo crearla veramente in tante tonalità. Come tracolla utilizzerò naturalmente quell'argento, ma anche di questa ce ne sono anche altre tonalità. Ho scelto una chiusura scomparsa, quella a scatto, e a scomparsa perché poi andandoci a lavorare con l'uncinetto non si vedrà più, e ho scelto la misura 19 cm. Anche questa la troviamo in diverse misure. Come uncinetto ho scelto di lavorare il numero 4 che mi servirà per tutta la lavorazione e non in genere io ne utilizzo due perché i fori sono più stretti. In questo caso questi fori di questa misura che ho scelto mi permette la lavorazione, quindi il numero 4 per tutta l'intera lavorazione. A questo punto non resta che iniziare. Ho iniziato il primo giro e quello che ho fatto è il seguente. Ho creato 3 punti bassi per ogni foro, con l'eccezione dell'angolo dove ho fatto 3 punti bassi, una catenella e 3 punti bassi nello stesso punto. Lo vediamo nello specifico cosa ho fatto. È molto semplice, io ve lo faccio vedere, per cui faccio i primi 3 punti bassi, eseguo una catenella, mi giro un po' il lavoro e faccio altri 3 punti bassi sempre nello stesso foro, così la girata dell'angolo viene perfetta. E continuiamo esattamente come abbiamo fatto prima, e cioè 3 punti bassi in ogni foro, in maniera tale che per la forma che gli vogliamo dare ci devono essere abbastanza punti per poi appunto ricreare quella forma tipica, per cui ci vediamo non appena arriviamo a questo punto. Completato questo primo giro, iniziamo il consueto giro appunto basso in costa, senza più creare aumenti, per cui un passaggio che voi sapete che io faccio praticamente per quasi tutti i modelli. E ci rivediamo a questo punto non appena l'abbiamo completato. Ed eccoci arrivati alla fine del giro. Adesso, se vi ricordate, io quando faccio il punto canestro non chiudo ogni giro, ma continuo la lavorazione a spirale, per cui normalmente qui noi dovremmo creare un punto basso, un punto bassissimo. Invece io già da questo punto continuo a fare un punto basso ed inizio la lavorazione del punto canestro, quindi un punto preso sulla sommità del punto che abbiamo davanti, quello successivo alla base, quindi prima puntiamo in alto, in quello successivo in basso, e alterniamo questo tipo di lavorazione, quindi in basso alla base del punto, in alto e così via. Faremo questo
lavoro, vi faccio vedere anche nell'angolo qual è il risultato. Devo dire che è molto decorativo, è molto semplice e di effetto. Vi faccio vedere sempre, mi raccomando di controllare perché poi questo disegno così viene perfetto. Un attimino, facciamo un altro paio di punti, ecco qua. Ecco poi come si presenterà anche il discorso dell'angolo, visto che fa delle pieghe, perché dobbiamo avere proprio una bella ampiezza per poi, quando poi andiamo a stringere, perché poi stringeremo negli ultimi, faremo gli ultimi due giri appunto normali, dove andremo a stringere tantissimo appunto per dare quella bella forma bombata. Per cui ci rivediamo non appena arriviamo a circa 18-20 cm di altezza, ve lo dirò comunque non appena ho raggiunto l'altezza che mi sembrerà ottimale per iniziare poi insieme a lavorare la chiusura. Arrivati a questa altezza, cioè 15 cm, io mi sono fermata, ecco qui, quindi questo punto canestro, vedete è molto larga rispetto alla nostra chiusura che è molto più piccola. Io ho diviso la borsa a metà, quindi ho preso il centro e mi sono ulteriormente suddivisa questi due lati mettendogli dei marcapunti. Qui ho lasciato invece questo marcapunti che ci consentirà di capire dove inizia e finisce il lavoro, perché continueremo a lavorare a spirale e a punto canestro. Quindi cosa faccio? Dove c'è il marcapunti io mi conto 7 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, che sono le diminuzioni che io devo fare. Farò la stessa cosa anche da questa parte, quindi un po' come la bag pasticcino, se vi ricordate, che nello stesso modo io ho creato delle pieghe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi io cosa faccio? Vado nell'ottavo, chiudo a punto bassissimo e invece in quello successivo continuo la sequenza del punto canestro. Quindi in sostanza devo fare la stessa identica cosa anche sugli altri punti, quindi il primo punto lo facciamo a punto bassissimo e poi per il resto continuiamo la sequenza, per cui un punto preso in alto, uno in basso, insomma il punto canestro che abbiamo fatto fino adesso. Adesso faremo insieme anche il punto successivo e poi vi lascio proseguire da sole finché non arriviamo alla fine del giro per fare insieme quello successivo. Ora contiamo, vediamo se sono 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, perfetto. Contiamo la stessa cosa da questa parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nell'ottavo punto andiamo a fare un punto bassissimo e continuiamo la sequenza. Per cui non dobbiamo fare altro, la stessa cosa, finché facciamo anche questi due e ci rivediamo a questo punto. Ho completato il primo giro, ho rimesso il marcapunti come inizio del giro successivo perché appunto lavorando a spirale non ho altri punti di riferimento e a questo punto dobbiamo chiudere questo spazio perché altrimenti la borsa rimarrebbe aperta. Per cui continuiamo sempre a punto canestro, per cui la sequenza sarà sempre quella, con l'unica differenza che come la borsa pasticcino, se vi ricordate, dobbiamo andare a chiudere questi fori, per cui sempre rispettando la sequenza io vado in questo caso in basso perché devo fare questo qui come punto canestro e non la parte superiore, prendo anche la parte interna, quindi i punti che avevo saltato per creare la diminuzione e chiudo a punto basso. Prendo queste due asole e vado nella parte esattamente di fronte, il punto che mi ritrovo me lo chiudo insieme. Qui devo andare in basso, non ha importanza, vado di fronte, prendo il punto e chiudo. E lo faccio finché riesco a chiudere tutto. Anche qui, punto basso,
prendo le asole di fronte e chiudo e faccio l'ultimo punto, perché credo che dopo questo noi abbiamo completamente chiuso questa parte. Ed eccola, adesso è completamente chiusa. Non resta che continuare la lavorazione sempre a punto canestro e facciamo la stessa identica cosa anche nei punti successivi, e cioè in questi. Ci rivediamo a questo punto per vedere insieme come procedere per gli ultimi giri. Ho completato pure questo giro, per cui tutte le parti che erano precedentemente aperte sono state chiuse, e questo è il risultato. Fatto questo, ci assicuriamo che la misura ottenuta sia quella corretta per inserire la nostra chiusura, e va benissimo. Adesso, prima di iniziare la cucitura, andiamo a realizzare altri 3 giri sempre a punto canestro, e ci rivediamo non appena li abbiamo seguiti ed arriviamo a questo punto. Ho completato i giri, però anziché 3 ne ho fatti 5, perché secondo me nel momento in cui poi noi la andiamo a chiudere veniva, diciamo, più proporzionata, per cui i giri che vi ho detto prima, anziché 3 devono essere 5. Ho appoggiato la nostra chiusura, adesso dobbiamo iniziare sempre a cucire con l'uncinetto. L'ho divisa a metà al solito, ho messo i soliti marcapunti per avere il punto esatto di inizio. Allora, a questo punto il primo dobbiamo fare dei punti bassi, quindi cosa faccio io? Inserisco l'uncinetto da questa parte, mi tiro giù l'asola e faccio il primo punto basso. Vediamo, mi metto in questa maniera così si vede meglio. Andiamo a prendere, adesso non più a punto canestro, quindi dobbiamo andare semplicemente sull'asola qui, inseriamo, estraiamo e facciamo un punto basso. Adesso noi in ogni punto ne dobbiamo fare 2, quindi io rientro nello stesso punto e faccio un altro punto basso. Lo facciamo insieme un po', così vi faccio vedere quale deve essere il risultato. Andiamo nel punto successivo e facciamo un altro punto basso. Nello stesso punto facciamo anche il secondo, e così via su tutti i punti sottostanti. Sempre 2 per ogni punto, anche perché viene più solida la cucitura e si vedrà meno anche la chiusura. Questo è il risultato, per cui continuiamo sempre con 2 punti bassi per ogni punto sottostante. Sembra complicato, ma vedrete che è un risultato ottimale, anche perché nel momento in cui la andiamo poi a chiudere, vediamo se ci riesco senza fare danno, questo poi sarà il nostro risultato. A questo punto ci rivediamo appena arriviamo sull'altra metà. Cucita la prima parte, adesso ci dedichiamo a questo punto di congiunzione della nostra chiusura. Io adesso lascerò questi 2 punti, vediamo se così li inquadriamo bene, questi 2 punti proprio sotto, eccoli qua. Io mi sposterò con dei punti bassissimi, per cui farò così: un punto basso qui e uno in quello successivo. Poi, se è il caso, ci sistemiamo il punto, ecco.
e continuiamo in quello successivo con 2 punti bassi nello stesso punto, quindi 2 punti bassissimi nella congiunzione e si riprende. Ora facciamo qualche punto insieme e poi vi faccio vedere qual è il risultato. Non ci dimentichiamo sempre di farne 2 nello stesso punto, così anche nel momento in cui la chiudiamo è anche più morbida. Ed ecco qui, in maniera tale che c'è soltanto questa piccola parte. Ci rivediamo non appena arriviamo a questo punto. Ed ecco completato anche il secondo lato, quindi ho fatto la cucitura, ho inserito la nostra tracollina ed eccola finita. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto, non esitate a pormi delle domande se avete dei dubbi su qualche passaggio. Vi ricordo sempre di dare un'occhiata al sito Tutti a Mano Luisa e ci vediamo alla mia prossima creazione.